Benvenuti a Parole di Psicologia. Oggi vorrei dirvi tre frasi chiave molto diverse da quelle che di solito si possono sentire, magari dette da uno psicologo, che però credo che siano molto valide e necessitano che voi ci riflettiate un pochino sopra. La prima viene da una bella frase zen che dice che un vaso può essere bello e solido, però è il vuoto che lo rende utile. Prima di pensare a ciò che è, pensa a ciò che non è. E questa cosa la possiamo trasferire a noi. Viviamo in una società che ci chiede di essere veloci, di essere liberi, cioè ci viene chiesto di essere liberi, ma come se me lo chiedi? Cioè ci sono anche dei controsensi, no? Se io quando guardo le pubblicità vedo che viene propagandata una persona, veniamo stimolati a essere originali, liberi, non lasciarci condizionare dagli acquisti, eccetera, però lo fanno mentre ci condizionano all'acquisto. Per cui, insomma, siamo in una società che ci dice che cosa dobbiamo essere. E noi cerchiamo di essere qualcosa, anche nella nostra originalità, no? Vorrei essere più sereno, vorrei essere più libero dai genitori, vorrei fare questa cosa qua, Ma noi riflettiamo mai su ciò che non siamo invece? Non è che magari il segreto di una certa serenità è insito nel fare un piccolo vuoto e pensare a ciò che non sei? Cosa non sei? Ti sei mai chiesto cosa non sei? Cioè, di solito ci chiedono i difetti, per cosa sei, ma ciò che non sei, che cosa vuole dire? Chi non siamo? Cosa non facciamo? Punto. Prima frase. Chi non sei? Secondo punto, il cambiamento. Dobbiamo fare questo. I buoni propositi di inizio anno, i buoni propositi di fine agosto, inizio settembre, smetto di fumare, inizio la dieta e quant'altro. Poi, come tutti abbiamo sperimentato, la maggior parte delle volte questi buoni propositi cadono nel vuoto o non ci si riesce, ma non perché siamo particolarmente disgraziati o fragili, perché ci sono anche tanti altri impegni, la vita ci richiede delle altre cose da fare, si sommano le cose e non è sempre facile. La realtà dei fatti, come dimostrano poi per esempio, parlavo del fumo, molti anche fumatori molto accaniti, è che non ci sono strategie incredibili. A un certo punto si smette di colpo, domanda, ma come hai fatto? No, ce l'ho fatta. Da quel giorno ho capito che dovevo smettere. Poi magari ognuno ha i suoi motivi, no? C'è chi vede l'amico malato, c'è chi dice basta, non lo so, gli è venuto qualcosa. Cioè, il discorso, la frase, seconda frase con cui vi voglio lasciare è: cambi quando vuoi cambiare. E questo noi terapeuti, noi psicologi da studio lo sappiamo. Non viviamo nell'attesa, cioè non viviamo nell'idea che il mondo sia abitato da persone malate che perdono l'occasione di venire da noi e noi dobbiamo stare lì con le reti a strascico a tirare dentro la gente. La persona guarisce, sta meglio nel momento in cui scatta qualcosa, c'è un salvavita che ti dice adesso vado dallo psicologo, adesso vado dal dietologo, adesso smetto di fumare, adesso questa cosa basta. E solo in quel momento abbiamo un'enorme possibilità di successo alla faccia di una vita magari di buoni propositi su quell'argomento, magari ce l'avevamo messa tutta e non è mai andata, eppure un giorno ci svegliamo e
sentiamo che questa cosa è finita, questa cosa deve cambiare. Questo spesso avviene anche nei rapporti difficili, rapporti di coppia che non vanno, si trascinano, poi a un certo punto una persona dice adesso basta, questa cosa deve cambiare, e ciò che pensava gli sarebbe costato o lei sarebbe costato uno sforzo immane, e che prima era costato uno sforzo immane, non costa poi tutta quella fatica, dimostra di essere un cambiamento non facilissimo, ma magari più facile, ma peraltro possibile. Per cui, seconda frase, cambi quando vuoi cambiare. Terza frase, legata alle aspettative che sento dai pazienti, le aspettative di cambiamento, le aspettative, ci si può trasformare completamente. Una persona che è X può diventare totalmente Y, una persona che è ansiosa da una vita può diventare una persona priva totalmente di ansia? No, non del tutto, è l'aspettativa che è errata. La frase è questa: si può vivere, si può imparare a vivere anche con le nostre fragilità, e spesso non battiamo i nostri demoni, ma impariamo a camminare sopra di essi. Questo è molto importante. Parlavo dell'ansia. Una persona ansiosa va in terapia, non è che poi esce di qua dopo un percorso e non esiste più l'ansia per lei, però magari sa come gestirla, però magari l'ansia non la blocca più con gli attacchi di panico. È un'ansia gestibile, è un'ansia anche che le permette di performare, di arrivare in orario agli appuntamenti, eccetera. Per cui le aspettative che dobbiamo avere verso noi stessi sono delle aspettative che devono essere umane, non ipertrofiche, non, a proposito di un termine che uso spesso nei miei video, narcisistiche, di perfezione, di assoluto equilibrio psicologico, di assoluto la felicità, che è un concetto anche un po' arcano, un po' informe, no? Che non ha forma. Si può vivere anche serenamente, in maniera assolutamente positiva, con le fragilità che abbiamo, fin tanto che naturalmente queste fragilità non ci impediscono di vivere. Un saluto e al prossimo video.